Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Oggi qui si parla di Polonia, il quinto paese dell'Unione Europea per popolazione e un paese che ultimamente sta acquisendo un ruolo di primaria importanza sullo scenario europeo. Tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024 il paese ha effettuato un'importante svolta politica mettendo fine a 10 anni di governo del partito Legge e Giustizia di estrema destra e riportando al potere Donald Tusk, moderato di centrodestra, che a sua volta pure era stato primo ministro tra il 2007 e il 2014. Il paese quindi sta godendo negli ultimi tempi di un lieve ritorno alla normalità politica dopo 10 anni di continui scontri con i propri alleati e con Bruxelles. Ma il paese ha ora davanti numerose sfide, l'ormai burrascoso rapporto transatlantico, ha bisogno di trovare un nuovo equilibrio in Europa e di fare fronte alle prossime elezioni presidenziali che si terranno nel paese il prossimo 18 maggio. Come vedremo in questo video, queste elezioni sono di capitale importanza per il paese, poiché l'esito influenzerà pesantemente il lavoro del governo polacco e come vedrete queste elezioni potrebbero essere un revival della situazione che si è avuta in Romania di recente. Potremmo trovarci di nuovo davanti a un caso Georgescu? Un candidato di estrema destra potrebbe gettare il paese nel caos? Lo scopriremo in questo video. Io sono Mirko Paradiso, in questo canale parliamo di Unione Europea e dei suoi paesi e se questo tipo di contenuti vi interessa vi consiglio di iscrivervi. Cominciamo. Agli inizi degli anni 90 la Polonia era uno dei paesi più poveri d'Europa, ma in 30 anni e con l'ingresso del paese nell'Unione Europea il paese è diventato la sesta economia più prospera dell'Unione. Il PIL pro capite del paese è salito dal 51% di quello dell'Unione nel 2004 all'80% della media UE oggi. Ed infatti oggi il PIL pro capite della Polonia è più alto che in paesi come la Grecia, la Croazia o l'Ungheria. La disoccupazione è scesa dal 20% al 2,9%, una situazione ormai di piena occupazione, e nemmeno le crisi globali del 2008 e del 2020 hanno frenato questa impressionante crescita economica. Se nei primi anni 2000 la Polonia era un paese da cui emigrare, da cui scappare per andare nel Regno Unito, oggi l'economia cresce del 2,9%, una delle economie in più forte crescita dell'Unione. La miracolosa crescita economica polacca è cominciata quando il paese ha iniziato a sperimentare con l'economia di mercato, lasciandosi dietro l'esperienza del blocco sovietico, ed è continuata sotto i governi di diverso colore politico. Il paese è cresciuto sia quando è stato governato da coalizioni centriste, sia quando è stato governato da quelle della destra nazionalista. In quest'ultimo caso ovviamente mi riferisco ai governi guidati dal PiS, il Partito di Libertà e Giustizia, partito di destra nazionalista fondato dai gemelli Kaczynski nel 2001, tuttora guidato da Jarosław Kaczynski, che è stato al potere tra il 2014 e il 2023, che esprime tuttora l'attuale presidente della Polonia, Andrzej Duda, e ha anche espresso due primi ministri, Beata Szydło e poi Mateusz Morawiecki. I nomi in polacco sono davvero una sfida, scusatemi, proprio non riesco a fare di meglio di così. I governi di Legge e Giustizia sono stati però anche molto problematici, soprattutto nel rapporto con gli alleati e con Bruxelles. E più volte questi governi si sono scontrati con la Commissione europea su questioni come l'immigrazione, l'aborto o i diritti delle minoranze. Ma come vi anticipavo, la situazione è cambiata a fine 2023, quando Donald Tusk e il suo partito Coalizione Civica, la Sinistra e Terza Via, formazione di centrodestra, ambientalista e ruralista, sono riusciti a formare un governo che è entrato in carica a gennaio 2024 ed è tuttora in carica. Se siete stati attenti avrete allora capito che in Polonia il governo e il presidente sono espressi da due partiti diversi in questo momento e che sono opposti su moltissimi fronti, una specie di coabitazione forzata a cui Donald Tusk si è dovuto abituare da quando è tornato in carica. Il presidente, che in Polonia come in Romania ha una forte connotazione politica, ha infatti cercato di ostacolare molte delle iniziative del governo centrista guidato da Tusk, e molte di queste iniziative avevano proprio il compito di scardinare 10 anni di dominio del PiS dalle istituzioni, dai media, dai tribunali della Polonia. E Duda è riuscito molto bene a difendere lo status quo fino ad ora. Legge e Giustizia ha demonizzato il governo di Tusk, tanto che il leader del partito Kaczynski arrivò a definire la vittoria di Tusk la fine della democrazia polacca e lo accusò di essere un agente della Germania, questo perché Tusk è un noto europeista, è stato in passato anche presidente del Consiglio europeo, chiaramente però non è un agente tedesco, è un politico di centrodestra anche abbastanza nazionalista. Tornando però velocemente sulla questione economica, al di là quindi di chi è stato al governo negli ultimi 20 anni, il paese ha mantenuto una direzione molto netta sulla questione economica e sulla questione militare. Ci sono infatti pochi popoli in Europa che hanno a cuore le questioni di difesa più dei polacchi. Il paese ha subito invasioni e sottomissioni per centinaia di anni,
E l'ultima in ordine temporale è stata quella sovietica, con la Polonia che si è ritrovata sotto il dominio di Mosca dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 1989. Il paese era nominalmente indipendente dall'Unione Sovietica, esisteva come Repubblica Popolare Polacca, ma di fatto era guidato da un governo fantoccio agli ordini di Mosca. E la popolazione polacca non ha passato dei begli anni sotto il dominio di Mosca. Grazie a questa esperienza, i polacchi vedono oggi meglio di chiunque altro la reale identità della Russia di Putin, quella di un paese espansionista, aggressivo e neocolonizzatore, che ha delle chiare ambizioni espansionistiche anche sulla Polonia e che di recente ha attaccato il paese con numerosi attacchi ibridi. Dunque, la maggioranza della popolazione polacca è profondamente ostile alla Russia di Putin e quasi tutti i partiti politici polacchi di destra, estrema destra o di sinistra riflettono questa tendenza. Non proprio tutti, adesso ci arriviamo. Dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, la Polonia, guidata allora da Libertà e Giustizia, ha avviato un massiccio rafforzamento della sicurezza, confermato poi anche successivamente dal governo Tusk, con il budget della difesa che è arrivato al 4,2% del PIL nel 2024 e arriverà al 4,7% nel 2025. Questi sono numeri astronomici da paese in guerra e che rendono la Polonia il paese che spende in assoluto di più sulla difesa in proporzione al PIL all'interno della NATO, anche molto più degli Stati Uniti, e questo fa della Polonia una superpotenza militare a livello europeo, possiede probabilmente il maggiore esercito tra i paesi dell'Unione ed è anche uno dei meglio attrezzati a livello di equipaggiamenti. Come vi ho anche menzionato in un video precedente, la Polonia ha sempre vissuto questo militarismo in un'ottica NATO, transatlantica, a differenza della Francia, per esempio, che ha una visione più europeista, ma le cose potrebbero presto cambiare dopo che l'amministrazione Trump ha preso ad insultare i membri del governo polacco, e parlo dell'incidente avvenuto tra Elon Musk e Radosław Sikorski, il ministro degli esteri. Nota a margine, non so se lo sapevate, ma Radosław Sikorski è anche il marito della scrittrice e giornalista statunitense e polacca Anna Applebaum, e se volete conoscere meglio la storia recente della Polonia, vi consiglio di leggere i libri e gli articoli di Applebaum, sono estremamente informativi, magari ve ne lascio qualcuno in descrizione. Bene, ora che abbiamo fatto una veloce panoramica della situazione interna del paese, della rinnovata capacità di leadership della Polonia in campo militare ma anche economico, veniamo al topic principale del video e una delle questioni più importanti e centrali della Polonia nel 2025, le elezioni presidenziali. In Polonia il presidente è eletto dai cittadini ed ha un mandato di 5 anni, rinnovabile una sola volta. Le elezioni si terranno il prossimo 18 maggio ed un eventuale secondo turno è già previsto per il 1 giugno. Il presidente Duda non può ricandidarsi, ma il PiS spera di poter vincere queste elezioni e spera di poter mantenere una certa influenza nel paese nonostante esso non sia più al governo. Vediamo allora rapidamente chi sono i candidati principali, partendo proprio da Legge e Giustizia. Il candidato del PiS è Karol Nawrocki, presidente dell'Istituto per la Memoria Nazionale, un istituto creato nel 98 con il compito di investigare i crimini commessi contro il popolo polacco durante il XX secolo. Non partisan di visioni conservatrici, pro-Occidente, pro-NATO, pro-Trump, Nawrocki è un indipendente, viene dalla società civile e nonostante non abbia precedenti esperienze politiche di alto profilo, la sua candidatura rappresenta una mossa strategica da parte del PiS per presentare un volto nuovo e indipendente, evitando anche associazioni con scandali passati. Nawrocki è critico nei confronti della Russia e ritiene che la Polonia debba mantenere la propria identità nazionale all'interno dell'Unione Europea, opponendosi a una sua possibile federalizzazione. In stile poi Libertà e Giustizia, Nawrocki enfatizza l'importanza dei valori cristiani e della sovranità nazionale, opponendosi alla rimozione dei simboli religiosi dagli edifici pubblici, un po' un Matteo Salvini. Vergogna! Di tutt'altre vedute invece è il candidato supportato dalla coalizione civica del primo ministro Tusk, Rafał Trzaskowski. Sindaco di Varsavia dal 2018, fa parte dell'ala progressista di Piattaforma Civica. Aveva concorso anche nelle elezioni del 2020, venendo però sconfitto da Duda per circa 400.000 voti. Trzaskowski è noto per il suo impegno a favore dei diritti delle minoranze, in particolare delle comunità LGBTQ+. Durante il suo mandato come sindaco ha firmato una carta per l'inclusione di tematiche LGBTQ+, nei suoi programmi di educazione sessuale nelle scuole di Varsavia, attirando sia elogi che molte critiche. Come in molti altri casi in Europa centrale e non solo, la Polonia è tendenzialmente conservatrice, ma le grandi aree urbane sono fortemente progressiste e producono spesso leader di grande carisma. Fino a poco tempo fa sembrava che la partita per le presidenziali sarebbe stata un gioco a due tra Nawrocki e Trzaskowski.
Adoro i nomi polacchi, davvero. Ma a sorpresa c'è stata di recente l'emergere di un terzo candidato di rilievo, arrivato quasi all'ultimo momento e che potrebbe sconvolgere la corsa a due. Parlo del candidato del partito di estrema destra, Confederacja, Sławomir Metzen, che ha visto un picco nei sondaggi di recente, arrivando a poca distanza dagli altri due candidati. Confederacja è un partito di estrema destra, ma è diverso da Libertà e Giustizia. Mentre il PiS potrebbe essere definito come un partito di destra sociale, Confederacja assomiglia sotto molti aspetti ad Alternativa per la Germania e ne sta copiando l'agenda. È un partito di destra libertario, ultranazionalista e con un certo spirito antisemita, giusto per non farsi mancare nulla. Confederacja è anche vicino ideologicamente al Partito Repubblicano Americano e il ritorno di Trump alla Casa Bianca ha di fatto reso più mainstream alcune delle posizioni del partito che prima erano più estreme. Ma Metzen, che probabilmente è anche una persona intelligente, ha cercato di concentrare la sua campagna elettorale principalmente su questioni economiche più vicine alla vita dei polacchi, mascherando di fatto le sue posizioni più estreme e sta di fatto cannibalizzando i voti di Legge e Giustizia, costringendo spesso Nawrocki a rincorrere. Per esempio, il partito Confederacja è molto avverso al supporto all'Ucraina ed è molto più vicino alla propaganda di Mosca. Metzen ha più volte accusato gli immigrati ucraini, che in Polonia sono diversi milioni, di pesare sul sistema di welfare polacco e chiede che questi se ne tornino nel loro paese mettendo Legge e Giustizia nell'angolo sulla questione e costringendo in parte ad abbracciare la proposta. Questo sempre perché Legge e Giustizia sarà pure antirusso, ma è pure nazionalista ed anti-immigrazione. E Metzen è stato molto bravo ad evidenziare le ambiguità del partito sul tema. È difficile però dire se questo sarà abbastanza per Metzen per passare almeno il primo turno delle presidenziali, ma durante il secondo turno l'elettorato di Metzen o di Nawrocki potrebbero convergere, mettendo in seria difficoltà il candidato moderato Trzaskowski. Metzen dà delle vibes molto da Georgescu, l'ex candidato di estrema destra rumeno, e ad oggi sta raccogliendo molti consensi sui social media, proprio come ha fatto Georgescu, ha uno dei maggiori profili TikTok tra i politici polacchi. Si tratta questo di un esempio ormai consolidato tra l'estrema destra europea, ma vedremo se i nostri amici polacchi saranno più bravi a contrastare l'ascesa di questi influencer populisti e di estrema destra, e vedremo se Elon Musk e Donald Trump si metteranno di nuovo in mezzo sostenendo Metzen, come hanno fatto nei mesi scorsi per Alternativa per la Germania e Georgescu. Bene, questi sono i candidati principali delle elezioni presidenziali del prossimo 18 maggio in Polonia. Vi risparmio gli altri candidati, ma potete consultare maggiori informazioni in bio. Come vi ho menzionato prima, il governo guidato da Donald Tusk ha bisogno di mettere fine alla presidenza di Legge e Giustizia per prendere in mano l'agenda politica del paese e varare le riforme promesse in campagna elettorale. Quando parliamo di aborto, diritti civili, matrimonio tra le persone dello stesso sesso, la Polonia è in un ritardo enorme rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Anche a livello di welfare, di indipendenza giudiziaria e dei media, il paese ha bisogno di numerose ed urgenti riforme, di nuovo, a cui il presidente Duda ha messo il veto e su cui un nuovo presidente di estrema destra probabilmente metterà di nuovo il veto. La vittoria di Trzaskowski è fondamentale per l'agenda di Donald Tusk e per limitare l'influenza dell'estrema destra su quello che è oggi uno dei paesi più importanti dell'Unione Europea. La democrazia europea non si può permettere la vittoria di un estremista di destra alla presidenza della Polonia, credo. Bene, il video finisce qui, torneremo ovviamente presto sulla Polonia per vedere come continuerà questa campagna elettorale e vedere chi vincerà. Nel frattempo io vi consiglio di dare un'occhiata ai link in bio per maggiori informazioni, vi consiglio di viaggiare in Polonia se non l'avete mai fatto perché è un paese di grandissima bellezza. Se non l'avete ancora guardato, guardate Real Pain, un film ambientato in buona parte in Polonia che ha avuto un grande successo agli Oscar e vi renderete conto della bellezza del paese. Se passate dal paese non dimenticate di provare la splizia e la vodka che sono di un altro livello. Il video finisce qui, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!